Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video, come vedete ancora una volta dedicato a questa favolosa collezione della Hachette, fortemente così voluta da tutti noi e che risponde al nome di Mazinger Z. Eccola qua. Bene, allora non perdiamo tempo troppo inconvenevoli, ormai sappiamo tutti che è una collezione che è stata molto voluta da tutto il fandom italiano del Mazinger Z, dopo aver visto l'esordio fortunato in Giappone, successivamente appunto è arrivata in Spagna e grazie all'intervento del nostro gruppo Facebook, il Mazinger Z Hachette Official Italian Team, siamo riusciti a portarla qui in Italia. Allora, togliamo un attimo questa immagine qui del banner cartaceo, se vogliamo così chiamarlo. Come potete vedere, quest'oggi ho avuto un po' una brutta sorpresa perché il pacco mi sembra che sia stato in qualche modo manomesso, perché non è presente solo il nastro solito della Hachette, quello bianco, ma è stato ricoperto con il classico nastro da pacchi marrone, il che mi fa pensare che qualcuno ci ha voluto sbirciare dentro, quindi speriamo di non trovare sorprese. Allora andiamo ad aprirlo. Allora, sembra abbastanza in ordine. C'è una scatolina con scritto omaggio, andiamo a vedere se l'omaggio c'è ancora. Sembrerebbe di sì. Sì, ah, è il figurino di Koji. Eccolo qua, molto molto carino. Beh, sono contento che ci sia, lo andremo a vedere dopo e controlliamo il resto dei fascicoli. Allora il 12 sembra ok, 13 anche sigillato, 14 anche, il 15 ha la plastica un pochino aperta ma sembra a posto. Ok, allora adesso li andremo a vedere un pochino meglio e scopriremo cosa ci aspetta per questa nuova fase dell'avventura del Mazinger Z. Allora, diamo un'occhiata ai fascicoli. In questo pacco abbiamo trovato i fascicoli che vanno dal 12 al 15. Adesso daremo uno sguardo a quello che contengono. Allora, cominciamo dal 12. Troviamo i componenti della spalla destra. Eccola qua, ok? Quindi le due semilune, chiamiamole così, le varie componenti interne, l'anello inferiore di giunzione con il braccio, delle viti, e ancora questo meccanismo che dovrebbe essere quello che farà un po' da snodo, credo. Ok, qui come al solito sul lato sinistro troviamo tutte le indicazioni editoriali sia dell'editore sia della collezione, indicazione come sempre di fare la raccolta differenziata, che è il nostro dovere fare visto la situazione ambientale che si è venuta a creare. Quindi non facciamoci perdere dalla pigrizia, ma facciamola nel migliore dei modi. Non perché ce lo dice Hachette, ma perché deve essere nostra coscienza lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi. Allora, come sempre vi ricordo di controllare che i componenti descritti qui sul fascicolo corrispondono a quelli che vi sono stati forniti. Questo lo potrete fare chiaramente aprendo la confezione. Qui a occhio comunque già mi sembra che ci sia tutto, anche le viti, eccole qua, quindi non dovrebbero esserci problemi. Andiamo avanti. Come vedete vengono descritte le varie fasi del montaggio molto semplice, non dovrebbe portarci via molto tempo, quindi lo faremo diciamo abbastanza agevolmente, credo, se non ci sono i soliti intoppi imprevisti. Come sempre c'è l'analisi di una delle puntate della serie, in questo caso la puntata 12, il tradimento di Wukong, alcune immagini tratte dall'episodio. Qui c'è il bozzetto preparatorio di Go Nagai di come stava progettando il Jet Scrander. Vedete? Si comincia sempre a dare dei abbozzi molto, diciamo, scarni, no? Molto così veloci, e poi piano piano invece si passa a delle cose un pochino più definite quando l'idea principale ha preso, diciamo, forma. Ci viene indicato poi i componenti del prossimo numero, che sarebbe il 13, che ne andiamo a vedere adesso direttamente dal fascicolo.
Come sempre bella l'immagine finale del fascicolo con questa testa del Mazinger Z del modello direttamente presa in primo piano. Fascicolo 13, lo snodo del braccio sinistro, quindi passiamo dall'altra parte. Come vedete ci sono delle componenti molto meccaniche, anche qui pochi oggetti, quindi poche cose alla fine da assemblare credo, ma che richiedono come sempre la solita attenzione. Prestiamo sempre attenzione ai riquadri dove dicono la scritta proprio attenzione, perché vuol dire che ha importanza quella cosa lì in particolare, quindi non trascuriamola pensando di guardare solo la figura, andiamo a leggere cosa dice. Anche in questo caso abbiamo una scheda tecnica, mani e dita del Mazinger, vediamo in dettaglio quando lancia i missili diciamo dalle punte delle dita, altre immagini tratte dagli episodi, e qui in particolare si parla della puntata 13, una gara di pupazzi di neve, come al solito altre immagini sempre tratte dall'episodio. E questa bellissima immagine artistica, disegnatore Go Nagai, quindi proprio dal papà di Mazinger Z, che ci mostra il nostro eroe in tutto il suo splendore. Ci viene poi indicato il solito elenco dei componenti del prossimo fascicolo, che andiamo adesso a vedere. Fascicolo 14, lo snodo del braccio destro, quindi ripassiamo da questa parte e montiamo tutta questa serie di componenti che fanno da snodo, come abbiamo fatto nelle volte precedenti. Qui troviamo un articoletto dedicato a Buzz. Nella scheda tecnica si parla del missile centrale, speriamo di trovarlo anche in questo modello perché non ce n'è troppo traccia in giro, ma speriamo ce ne sia modo di trovarlo magari come sorpresa. La puntata della 14, Infuriati, Spartan il gigante, o Infuriati, Spartan il gigante dormiente. Ancora un disegno sempre tratto da un bozzetto di Go Nagai di Diana A. E poi le indicazioni sul prossimo fascicolo. Fascicolo 15, troviamo l'articolazione della spalla sinistra. Quindi con questi numeri in pratica dovremmo essere andati a completare le articolazioni delle spalle. Vediamo i componenti, diamo un'occhiata così veloce, mi sembra che ci sia tutto, poi lo vedremo meglio che chiaramente in corso d'opera, ma non dovremmo trovare sorprese. Le sequenze di montaggio non sembrano troppo complesse, quindi non dovremmo metterci molto tempo, e allo stesso tempo proprio dovrebbe rimanerci abbastanza facile farlo. Qui c'è l'articoletto dedicato a Mucha, la puntata 15 di Attacco con l'alta marea. Come sempre troviamo una serie di immagini dedicate all'episodio, molto piccoline ma comunque molto gradevoli. Un'altra bellissima immagine del maestro Go Nagai che illustra Koji, Sayaka e Mazinger Z, e l'indicazione di quello che troveremo nel prossimo numero, che però arriverà chiaramente con il prossimo invio, ovvero lo snodo del braccio destro. Quindi ancora non abbiamo del tutto completato questa fase diciamo delle spalle, ma ancora ci dovremo lavorare sopra. Bene ragazzi, abbiamo visto tutto quello che riguarda un po' il contenuto di questi fascicoli che ci sono arrivati con questo invio, quindi io direi a questo punto di passare alle fasi di montaggio, ma non prima di aver salutato come sempre i nostri amici, ovvero voglio ringraziare come sempre l'amico giornalista del canale I Robotti del Giornalista, insieme a tutta la sua banda di matti scatenati, compreso in primis il canterino Koji, il grande sensei di potere robotico, che sicuramente è un luminare per quanto riguarda il campo di questo collezionismo, e non ultimo il grande Giampo del profilo Instagram Mazinger Z Italia.
un profilo veramente interessante dove troverete una miriade, ragazzi, di informazioni dedicate al Mazinger Z e a tutto quello che riguarda il panorama dei robot nagayani in generale ed anche altro, una miniera di informazioni molto dettagliate, curiosità, anteprime e qualsiasi altra cosa possa venirvi in mente. È veramente una fonte senza fine, inesauribile di informazioni, quindi mi raccomando, visitatelo e iscrivetevi al suo canale. Bene, a questo punto, ragazzi, lanciamoci direttamente nelle fasi di montaggio e cerchiamo di portare a termine anche questa avventura. Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene, ragazzi, cominciamo il montaggio di questo fascicolo 12. Allora, dobbiamo per prima cosa operare su queste mezze spalle, queste fatte così a mezzaluna. Sembrano uguali, in realtà hanno delle piccole differenze che ci vengono evidenziate anche nel fascicolo, quindi a fare attenzione a non confonderle. Partiamo dalla prima. Allora, la 01201, che è questa qui, la potete identificare perché mettendola in orizzontale non ha nessun profilo sporgente, vedete? Ha solo questi profili che vanno verso l'interno, ma ogni lato, diciamo, della spalla non ha niente che sporge dal profilo finale del pezzo. Vedete, anche questa qui sporge verso l'interno ma non verso l'esterno, mentre l'altra spalla, la 01202, se la guardate bene qui ha questo profiletto che sporge un pochino in fuori, vedete? Questo perché? Perché serviranno poi per accoppiare le parti tra loro, quindi una andrà all'interno dell'altra, ok? Un altro modo per riconoscerle è che i tagli fatti sulle predisposizioni per le viti nella 1201 sono più o meno in orizzontale, sempre chiaramente rispetto al posizionamento del pezzo, mentre quelli della 01202 sono verticali. Non so se si riesce a notare la differenza. Vedete, qui più o meno orizzontale, dico più o meno perché chiaramente non sono proprio in linea, no? Questo è circa orizzontale ma è sempre un po' inclinato, ok? Mentre questo è in verticale ma sempre un po' inclinato a causa proprio della forma del pezzo. Però diciamo che questi sono due modi per poter identificare bene i pezzi. Poi chiaramente verificate pure che siano accoppiabili tra loro, ok? Unendoli momentaneamente tra loro e vedete che insomma la cosa ha un senso, ok? Allora, partiamo dal pezzo 01201, quindi quello senza il profiletto, ok? Andiamo a recuperare uno dei due pezzi 01203, che sono questi, che sono perfettamente uguali, quindi qualsiasi dei due prendiate va bene lo stesso, ok? E lo andremo ad inserire all'interno della mezza spalla. Come lo faremo? Molto semplice. Lo andremo a posizionare sopra diciamo, le predisposizioni dei fori delle viti in corrispondenza con i buchi di questo pezzettino qua, in questo modo, così. Allora, orientiamo il pezzo in questo modo, vedete? Fate come riferimento, prendete come riferimento questa parte qua, che è fatta un pochino più, diciamo, orizzontale, no? Un po' più squadrata, ok? Questo è il modo in cui va orientato il pezzo e ci andiamo a posizionare sopra il pezzo 01203 in questo modo, ok? Una volta posizionato lo tenete così con il dito, prendete una delle viti, che questa volta sono tutte uguali per fortuna, che sono le 01207, la lubrificate con dello svitolo, con un olio tecnico di qualsiasi genere possiate avere a casa, e andate a posizionarne la prima. Ruotate sempre lentamente mentre avvitate su questi pezzi, perché il metallo sottostante, se die cast, potrebbe comunque spezzarsi con una certa facilità, quindi è meglio non forzarlo. Non portate la vite a completo serraggio, ma lasciatela leggermente lenta in maniera tale da posizionare più correttamente anche l'altra,
Prendiamo la seconda vite e operiamo allo stesso modo dall'altra parte. Adesso potete portarla anche a serraggio completo. Ovviamente non stringete troppo perché non è necessario, ok? Anche perché stringerla troppo potrebbe far spezzare il pernetto sotto su cui la ancorate. In questa parte secondo me non è necessario usare il frenafiletti, perché comunque proprio per come è fatto il pezzo sotto, che ha quel taglio sopra, non dovrebbe avere problemi di eventuali vibrazioni, quindi difficilmente si andrà a svitare. Comunque chi vuole può anche metterci un goccino di frenafiletti sopra la vite. Io ho disponibile questo qua, ma in commercio ce ne sono di vari tipi, quindi mettete un po' quello che poi trovate, insomma tanto sono tutti uguali, cambia solo il tipo di forza che ha. Io ho usato uno di livello medio, perché tanto insomma questo non è un modello dinamico, quindi non avrà problemi di sollecitazioni particolari, ok? Bene, adesso passiamo a fare la stessa operazione con l'altra semiluna, chiamiamola così, della spalla. Quindi la prendiamo, sempre come riferimento la solita parte fatta così un po' più squadrata, ok? E andiamo a posizionare l'altro pezzo 0,12-0,3. Lo tenete come sempre con le dita, prendete una nuova vite, la lubrificate e l'andate ad inserire nel pezzo. Ovviamente valgono le stesse raccomandazioni che vi ho dato per il pezzo precedente, quindi non stringete tutta la prima vite, ma aspettate di inserire anche questa qui seconda. Quando siete arrivati a compimento con questa qui, allora ristringete anche quest'altra, sempre senza esagerare nella stretta, ok? In questo modo. Ora prendiamo tra loro le due parti, facciamo una prova, vediamo come vanno, giusto così per controllo, ok? Ecco qua. Questa è la situazione che dovremmo avere al termine di questa piccola parte di montaggio. Faccio vedere ognuna delle parti separatamente. Ecco qua. Questo è il famoso bordino che contraddistingue la 012-02, ok? Che non è presente nella 012-01. Bene, passiamo alla fase successiva. Allora, dobbiamo prendere la boccola 012-06 e l'andremo a mettere nella giunzione 012-04, che è questa qua. Questa è la 012-06 che è in gomma, ok? Andiamo semplicemente ad inserire in questo modo da sopra, spingiamo bene fino in fondo e otteniamo questo. Bene, ora riprendiamo i pezzi 012-02 e 012-01 e li dovremo accoppiare tra loro. Allora, bisogna prestare attenzione ad una cosa: adesso dovremo andare a inserire al loro interno il pezzo 012-05, che è questo anellino di plastica qua, ok? Questo anellino presenta su uno dei bordi una tacca che va da un lato, vedete? Ok? Questa tacca dovrà rimanere verso l'interno della spalla, quindi attenzione a come lo posizionerete. Allora, come fare ad assemblare le due parti? Allora, come potete vedere da questo bordo che sporge, questo è il pezzo 12-02. Lo mettiamo così, ok? Quindi dovrete trovarvi questo pezzo argentato messo così in verticale. Prendiamo il pezzo 012-05, guardiamo dov'è la tacca, ok? Quindi questa dovrà rimanere così verso l'interno.
e la andiamo a posizionare qui sulla guida che troviamo su questo semiarco, ok? La scanalatura interna di questo pezzo di plastica dovrà andare ad infilarsi su questo profiletto che esce fuori, ok? In questo modo, così, ok? Attenzione, non confondetelo con questo profilo che invece è quello dell'accoppiaggio delle due semilune, per capirci. Ora prendiamo l'altra semispalla, ok? La orientiamo allo stesso modo, quindi sempre con questo pezzo interno messo in verticale, e la andiamo ad avvicinare, facendo attenzione che anche qui da questo lato questo dentino su questa parte inferiore vada ad incanalarsi dentro alla fessura presente sul pezzo 012-05. Ecco qua, in questo modo verifichiamo che l'allineamento sia corretto, quindi guardatela un po' da tutte le angolazioni in maniera da essere sicuri che il pezzo sia entrato correttamente, che tutto spiani a dovere, ok? Una volta fatto questo ci concentreremo sull'aggancio della giunzione della spalla, ovvero di questa parte che abbiamo montato prima. Allora, per ultimare questo montaggio prendiamo questo pezzo che è il 012-04, lo giriamo, questo non ha un verso particolare o sopra o sotto, nel senso che tanto è simmetrico, quindi lo potete mettere come volete, e lo andiamo ad applicare qua dentro facendo corrispondere i suoi fori, quelli i 4 che vedete ai lati, su queste predisposizioni che abbiamo trovato sui pezzetti che abbiamo montato in precedenza, quelli là. Allora lo andiamo a posizionare all'interno, in questo modo ci va quasi da solo dentro in pratica, facciamo sempre attenzione a non perdere la parte di gomma interna. Poi prendiamo 4 delle viti che ci sono state fornite, anche in questo caso le lubrifichiamo un po' e le andiamo ad inserire per bloccare il pezzo in posizione. Come sempre vi consiglio di non stringere troppo, lasciate la vite un pochino lenta e procedere ad inserire la seconda vite in maniera tale da avere il gioco necessario per centrare il foro anche di questa. Vi consiglio sempre di usare lo schema a croce, quindi prima qui, poi da quest'altro lato e poi da quest'altro, anche in un ordine sparso. L'importante è che sia sempre usato un sistema un po' a croce, ok? Anche qui non stringiamo ancora, finiamo di inserire tutte e 4 le viti. Io consiglio sempre di lubrificarle perché sicuramente scaveranno nel metallo in maniera più facile e quindi ci sarà meno rischio di rotture accidentali del pezzo. Ecco qua, una volta messe tutte e 4 le viti possiamo procedere a stringerle un pochino meglio, sempre senza esagerare ragazzi, portiamole a fine corsa e basta, non devono sorreggere carichi di lavoro tali da necessitare una stretta eccessiva, perché ricordate che se stringiamo troppo possiamo anche rompere qualcosa. Ecco qua, questo è il risultato che otterremo. Qui abbiamo il profilo in plastica, vedete? E guardandolo in questa posizione dovremo trovarci in questa situazione qua. La spalla ovviamente sarà girata in questo modo quando sarà collegata al resto del braccio, perché questa è la parte che va verso il braccio, ok? Bene, concludiamo così il montaggio del fascicolo 12, possiamo passare direttamente al numero 13, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Allora, nel fascicolo numero 13 andiamo ad assemblare per prima cosa
lo snodo del braccio sinistro, quindi lavoriamo sul cardine, che è questo qui della spalla sinistra, prendiamo questo pezzo in questo modo e prendiamo il cilindretto in silicone, il pezzo 01303, ok? Fate attenzione a non gettarlo insieme al blister, perché potrebbe risultare un pochino trasparente quando è nella confezione. Lo andiamo ad applicare qui sopra in questo modo, prestando attenzione che nella parte inferiore non ci deve essere spazio rimanente, ok? Quindi deve spianare perfettamente in questo modo. Una volta fatto ciò, recuperiamo la piastra toracica, quella con tutte le colonnine che avevamo già montato in precedenza, ok? La orientiamo in questo modo e andremo a lavorare su questa colonnina qua, quindi quella che è più vicina a noi sul lato esterno sinistro, in questo caso nella sinistra dello schermo, ok? Ci andiamo a mettere questa rondella di metallo che ci è stata appena fornita, ok? La inseriamo dentro, questa serve per creare uno spessore, e poi andremo ad inserire il pezzo così, diciamo, assemblato dentro la colonnina in questo modo. Chiaramente avrà un po' di diciamo un po' di forza, perché il silicone chiaramente non scorrerà con molta facilità, però piano piano ecco qua, fatelo scorrere un po' alla volta fino a rifarla arrivare alla fine, e come vi dicevo non deve esserci aria qui in questo punto, ok? Dovrà essere perfettamente in linea con il pezzo di metallo. Va orientato in questo modo, quindi con la letta diciamo più larga da questa parte, mentre quella più fina dalla parte interna. Ora mettiamo da parte la piastra toracica, per il momento non ci serve più, e andiamo a recuperare il pezzo 01102 che abbiamo trovato appunto nel fascicolo 11, e ci andiamo ad inserire questo pezzo qua. Allora, ecco il pezzo 01102, prendiamo il pezzo 01301 che ci è stato fornito in questa uscita e lo andiamo ad inserire dentro in questo modo, così. Ora prendiamo, per ancorare bene il tutto, le varie rondelline e le varie viti a brugola che ci sono state fornite, e lo andiamo a bloccare su questi due lati qua e girandolo da quest'altra parte. Prendiamo una delle viti, ci mettiamo sopra una rondella di queste qui spaccate. In questo caso, se volete, possiamo metterci un pochino di frenafiletti su entrambi i fori, in maniera tale che la vite resterà un pochino più salda al suo posto, ok? Quindi mettiamo un goccino qua, ecco qua, e poi ci inseriamo vite e rondella insieme. Non stringete troppo per il momento, accostate solamente, giriamo il pezzo e facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, quindi prepariamo la vite e la sua rondella, mettiamo una goccia di frenafiletti. Oh ragazzi, il frenafiletti non è obbligatorio, è una precauzione in più per evitare che magari muovendo le braccia si possa allentare qualcosa, ma non dovrebbe accadere anche se non ce lo mettete. Questa è una precauzione in più perché alcuni hanno avuto problemi, dice che hanno trovato pezzi allentati, e allora dico vabbè, nel dubbio mettiamocelo, però insomma non credo che debba necessariamente essere un obbligo. Allora mettiamo anche quest'altra.
Ovviamente mettercelo non fa male, quindi se lo avete mettetelo, altrimenti potete tranquillamente farne a meno, poi magari successivamente lo comprate, rismontate un attimo il pezzo, tanto ancora è facile farlo, ok? Adesso possiamo stringere bene da entrambe le parti, ecco qua, e la parte è montata. Questo è quello che otteniamo con il fascicolo 13. Possiamo passare direttamente al fascicolo 14, Macingo. Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and waits for happiness, our Mazinger Z. Fascicolo 14, come vedete andremo a lavorare nuovamente su uno degli snodi, in questo caso lo snodo destro, un'operazione molto veloce che ci porterà via poco tempo e che ci consentirà di passare velocemente al fascicolo 15, quindi diamoci da fare. Allora, prendiamo il pezzo, in questo caso il 01402, ci andiamo a posizionare all'interno lo 01401, quindi lo giriamo così e ci andiamo ad inserire dentro questo, in questo modo, ok? Quindi come vedete è molto facile, controlliamo che corrispondano i fori ovviamente, lo rigiriamo in questo modo e ci andiamo ad applicare su ogni foro la vite, eccola qui, insieme alla sua rondella aperta o spaccata che dir si voglia, così, in questo modo. Anche qui è possibile mettere un goccino, se volete, di frenafiletti, che sicuramente ci darà più solidità al montaggio. Anche in questo caso stringiamo poco poco, giusto per, diciamo, accoppiare la vite, ma non stringiamo completamente, ok? Prepariamo una seconda vite, mettiamo di nuovo un po' di frenafiletti e inseriamo la vite in posizione. Come vedete anche in questo caso sto usando uno schema X per inserire le viti, proprio per centrare nel migliore dei modi le varie viti tra loro. Passiamo a mettere anche le altre due viti. Frenafiletti ne va messo poco, ragazzi, non serve abbondare, perché tanto è solo un po' di sigillante che serve per non far muovere la filettatura, ma metterne troppo non è che aiuta di più, ok? Quindi non sprecatelo, anche perché è un liquido abbastanza costoso, non ha un costo proibitivo, per carità, però sprecarlo non porta vantaggi, quindi a quel punto mettetene poco. Ripeto, potrebbe anche essere superfluo, si potrebbe anche non mettere, questa è una precauzione in più che facciamo per evitare allentamenti futuri, o perlomeno cercheremo di evitarli in questo modo. Ecco qua, adesso possiamo passare ad avvitare in maniera un pochino più decisa, sempre usando uno schema a X o a croce. Ecco qua. Questo è il pezzo finito. Come vedete sono fasi di montaggio molto veloci, abbiamo più fascicoli questa volta rispetto alle precedenti volte, perché siamo passati a 4 fascicoli ad invio, però in questo caso abbiamo poche operazioni da fare, quindi alla fine il tutto si fa abbastanza velocemente. Possiamo passare direttamente al fascicolo 15, Macingo. Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and waits for happiness, our Mazinger Z.
Bene, fascicolo 15, l'ultimo di questo invio, andremo ad operare sull'articolazione della spalla sinistra. Come vedete abbiamo a che fare con dei pezzi nuovi rispetto ai precedenti, ma sicuramente non avremo difficoltà ad assemblarli. Allora, recuperiamo lo snodo del braccio sinistro, che è quello che abbiamo assemblato nelle fasi precedenti, quello in cui abbiamo messo questo pezzo inserito dentro con questo dado grande, vedete? Quell'altro simile in realtà ancora è senza questa parte, quindi è facile da riconoscere, ragazzi, ok? Lo prendiamo, lo mettiamo girato in questo modo, poi prendiamo queste due parti che ci sono state date quest'oggi, ok? Queste qua. Prendiamo questa parte, diciamo qui, ok? Che presenta questa forma con questa svasatura qui di lato e la andiamo ad inserire in questo modo. Quindi lo facciamo quasi, diciamo, ci chiudiamo dentro il pezzo, ok? Prendiamo quest'altra parte, che è quella dove sono presenti, diciamo, questi incavi svasati dove andrà poi la vite fisicamente, ok? Questa la accoppiamo qui da questa parte ed ecco qui il pezzo rimarrà chiuso dentro. Allora, da questa parte dovremo andare a chiudere adesso in maniera definitiva usando le viti, diciamo, a brucola che ci sono state fornite insieme alle loro corrispettive rondelle, ok? Anche in questo caso, se volete, potete usare un pochino di liquido frenafiletti che andrà messo sempre un pochino qua all'inizio del foro, ecco qua, e poi ci inseriamo la vite. Ovviamente se utilizzate il frenafiletti non mettete l'olio lubrificante, perché altrimenti si potrebbe sciogliere comunque il frenafiletti e quindi è come se non lo avete messo. Ma comunque qui il lubrificante non serve perché vedo che la vite va bene dentro senza forzare per niente, ok? Anche in questo caso aspettiamo a stringere completamente la vite, mettiamo prima la seconda, la andiamo ad applicare. Ecco qua, ovviamente possiamo rimuovere il liquido in eccesso e ora possiamo anche portare a termine il serraggio delle due viti. Ecco qua, in questo modo. Ora però dovremo andare a bloccare il pezzo in posizione perché, come vedete, questo ancora si potrebbe muovere all'interno. Verificate che siano visibili i fori, ok, della parte sottostante del pezzo che abbiamo inserito, in maniera da essere sicuri che il posizionamento è corretto, ok? Poi adesso utilizzeremo ancora altre due viti di questa brucola e bloccheremo il pezzo in maniera definitiva, in maniera che non sia più sfilabile, andandolo ad ancorare su queste parti qua, qui e qui, ok? Anche in questo caso, se volete, potete mettere un po' di frenafiletti. Prendiamo sempre una vite e una rondella, ok? E la andiamo ad inserire. Come vedete, ragazzi, non sto più usando la brucoletta che ci è stata data in dotazione perché purtroppo si è già rovinata, come era prevedibile che accadesse. Ne ho comprata una di queste a T, vedete la misura è da 2,5 mm, per il momento va bene, poi vediamo insomma quanta resistenza avrà. Allora poi giriamo il pezzo e posizioniamo la seconda vite dall'altra parte. Mettiamo sempre un po' di frenafiletti
Adesso potete stringere anche fino a fine corsa, ok? Sia da una parte che dall'altra. Ok, in questo modo. Ora, come vedete, il pezzo non è più estraibile. Ora non ci resta che montare le coperture, la 01503 e la 01504. Allora, cominciamo dalla 03, che è questa qui, ok? Come vedete non sono uguali, no? Una ha una forma, una un'altra. Qui c'è questo incavo che sarà per lo snodo che abbiamo montato sopra la piastra toracica, vi ricordate? Quello col tubucino in silicone, ok? Allora prendiamo questa, prendiamo il pezzo che abbiamo montato, questo qui in questo modo, e lo dobbiamo andare a posizionare all'interno . Ora prendiamo l'altro pezzo, lo andiamo a posizionare per chiudere la parte all'interno, in questo modo, ok? Ok, è messo perfettamente. Ora andremo ad inserire 3 viti a brugola in questi 3 fori e completeremo così l'assemblaggio. Però prima di farlo vi consiglio di rimuovere nuovamente questa parte qui e mettiamo un po' di frenafiletti qua, qua e qua, ok? In maniera tale da rendere più difficile che possa svitarsi per le vibrazioni qualcosa. Prepariamo le 3 viti inserendoci dentro chiaramente le rondelle, ok? In maniera tale da avere tutto già pronto. Adesso rimontiamo la copertura, così. Inseriamo per prima quella centrale. Anche qui non stringiamo tutto quanto, lasciamo leggermente lenta e provvediamo a mettere le 2 laterali. Adesso possiamo portare completamente a fine corsa tutte e 3 le viti. Ecco qua, in questo modo. Questo è il pezzo che otterremo. Questa è la vista frontale, così come ci viene indicato nel fascicolo. Ora andremo ad applicare questo pezzo sopra la piastra toracica. Allora, recuperiamo la piastra toracica. Come vedete, qui c'è la parte che abbiamo montato in precedenza, no? Quella col tubucino in silicone. Qui c'è la parte che risulta rialzata. Ce la posizioniamo davanti così, in questo modo, per lavorarci un pochino meglio, o quantomeno per farvelo vedere un po' meglio a voi, ok? E andremo ad applicare adesso questa parte che abbiamo appena finito di montare, applicandola appunto su quel pezzo dove c'è il tubicino in silicone, quindi qui, ok? Andrà fatto in questo modo, vedete qui c'è questo incavo, l'incavo andrà a sigillare il pezzetto in silicone, in questo modo, vedete? Chiaramente terremo il tutto in posizione utilizzando 4 viti di queste qui che ci sono state fornite a brugola, ok? Allora direi che a questo punto, vista la posizione, conviene prima mettere un po' di frenafiletti qui su questi 4 fori, proprio una goccia per parte. Andiamo ad avvicinare il pezzo, ok? Controlliamo che tocchi perfettamente con la parte in basso, ok? Così come c'era stato raccomandato, in questo modo. E poi ci andiamo ad applicare le varie viti. Chiaramente ce le prepariamo sempre mettendo la rondella su ognuna, in maniera tale che ce le troviamo già belle pronte, visto che dobbiamo tenere fermo in posizione il pezzo con la mano, ok? Prepararsi prima tutte le cose sicuramente aiuta molto
nel montaggio, perché ci evita molta perdita di tempo. Poi prendiamo la prima vite con la rondella già inserita, eccola qua, e la andiamo ad applicare qui sul primo foro. Chiaramente dovremo fare in modo che tutto combaci, quindi dovremo andare a vedere anche da questa parte che la vite passi, vedete? Chiaramente non stringete, lasciatela sull'appoggiata, andiamo a verificare il centraggio degli altri fori e applicheremo anche la seconda vite dall'altro lato in questo caso. Ecco qua, vedete? Qua e qua, in maniera tale che si centrano meglio anche gli altri due fori. Andiamo ad inserire anche la terza vite. Non ha importanza su quale dei rimanenti buchi la piazzate, scegliete voi, tanto ormai le prime due sono quelle che danno, diciamo, la guida alle altre, ok? Questi sembrano passaggi inutili, ragazzi, ma in realtà il corretto centraggio delle viti aiuta molto ad evitare errori poi nella posizionabilità magari del modello, no? Perché se un pezzo risulta mal assemblato, mal diciamo accoppiate le parti, potrebbe in qualche modo comunque influire anche sul movimento. Poi non ci costa nulla farlo, quindi allora mettiamo l'ultima vite, ecco qua. Chiaramente possiamo riverificare anche il serraggio di tutte le viti, però una cosa importante da verificare è la possibilità di movimento. Ecco qua. Bene ragazzi, con questo abbiamo concluso il montaggio anche dello snodo del braccio sinistro. Nel prossimo numero troveremo lo snodo, quindi il pezzettino dove è questa cannula in silicone relativo al braccio destro, e lo andremo a montare da questa parte. Ovviamente io dico le cose che sembrano invertite, perché in realtà io parlo sempre di parte sinistra del robot e parte destra del robot. È chiaro che noi guardandolo così le vediamo al contrario, nel senso che questa qui è la destra e questa è la sinistra, ovviamente, però noi dobbiamo sempre attenerci alla parte relativa al pezzo montato sul robot. Quindi questo sarà lo snodo sinistro e qui ci sarà quello destro, perché in pratica poi il pezzo andrà messo così, ok? Se questa consideriamo che è la spalla del robot. Bene, allora diamo anche un'occhiata al figurino di Koji che ci è arrivato in regalo. Eccolo qua, protetto dalla sua bustina, che provvediamo ad aprire, magari usando il taglierino forse è più facile. Ecco qua. Opla. Eccolo qui. Allora, di primo impatto devo dire che è molto carino. Adesso lo ingrandisco un attimo per farvelo vedere meglio. Le proporzioni mi sembra che ci siano tutte. A livello di verniciatura è sufficientemente buono, anche se la mia vista non è più perfetta come quella di una volta, però non mi sembra di vedere sbavature particolari, forse giusto qui nel passaggio di questa spallina, ma per il resto mi sembra abbastanza fatto bene. Poi consideriamo anche la scala, insomma è molto piccolino, quindi ecco, come posso farvi un paragone? Prendendo il cacciavite che ci è stato fornito, per esempio, ecco, il manico del cacciavite è più grande, vedete, quindi molto piccolo. Ok, qui parliamo di pochi centimetri, quindi insomma diciamo in questa scala non è che uno si può pretendere una perfezione assoluta, perché comunque la difficoltà anche nel dipingere è molto elevata, però diciamo che il lavoro fatto è soddisfacente, ok? Perlomeno a me piace, poi non so, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. E questo devo dire che sarà molto bene
lì vicino al nostro Mazinga una volta montato, ok? Grazie Hachette, questa sicuramente è una cosa che fa molto piacere avere. Bene ragazzi, anche per quest'oggi è tutto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere sempre tutte le notifiche relative ai nuovi video che man mano pubblicherò. Pollice in su se il video vi è piaciuto, e visitate anche la pagina Facebook del canale, ovvero l'Andrew Ryker Channel, lasciate un like anche alla pagina. Stessa cosa sui miei profili Instagram e Twitter, sempre relativi all'Andrew Ryker Channel, dove troverete pubblicate anche informazioni che non sempre porto qui sul canale, ma comunque che destano il mio interesse e spero possa destarlo anche in voi. Vi ricordo anche di visitare il profilo, anzi Instagram, del grande Giampo, che saluto. Ciao Giampo, dove il Mazinga Z Italia, appunto, dove troverete tantissime informazioni su tutti i robot della trilogia nagayana e anche a quelli che non appartengono a questa trilogia. Giampo è molto preciso e molto accurato nella spiegazione di tutte le varie cose, quindi sicuramente troverete informazioni, particolarità e curiosità che magari non avete mai sentito prima e che vi assicuro però sono certificate, quindi corrispondono sempre al vero. Saluto anche gli amici di Potere Robotico, gli amici del canale Robotti del Giornalista, saluto gli amici del gruppo Facebook, a cui vi invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, inquadrando il codice QR che vedete ora in sovraimpressione, dove troverete appunto tanti aiuti, tanti spunti per portare a termine il montaggio del Mazinger Z nel migliore dei modi. Saluto tutti quanti e colgo l'occasione per augurare a tutti anche un buon Natale. Ciao a tutti, Majin Go!